Now you will hear an interesting story in Italian with English subtitles. First, listen while reading the subtitles, then try again without them. Let me know in the comments how it went. For more effective learning, we suggest downloading the text in its translation via the link in the video description. Il salto di un sogno. Lo sapete che ho sempre voluto fare paracadutismo? Disse la nonna Maria. Era seduta sulla veranda. Un gatto dormiva sulle sue ginocchia. I suoi nipoti Lena, Matteo e Giul la guardarono sorpresi. Davvero? Chiese Giul. Ma tu hai? Ho 76 anni, disse Maria con un sorriso. E sì, è vero. Quando ero giovane sognavo di volare nel cielo, sentire il vento sul viso e il cuore che batte forte. Ma hai paura dell'altezza, disse Lena. È vero, disse Maria. Per questo non l'ho mai fatto. Ero sempre occupata con il lavoro, i figli e poi con voi. Ma il sogno non è mai andato via. Matteo la guardò con occhi grandi. Vuoi davvero saltare adesso? Maria rimase in silenzio. Guardava lontano. Il vento muoveva i suoi capelli bianchi. I suoi occhi erano pieni di emozioni. Perché no? Disse. Forse è il momento giusto. I nipoti si guardarono. All'inizio pensavano che stava scherzando, ma la sua faccia era seria. Nonna, sei fantastica, disse Giul. Ma è pericoloso. A volte, disse Maria piano, il vero pericolo è vivere senza provare i propri sogni. Il giorno dopo, nonna Maria disse alla famiglia che si era iscritta per fare paracadutismo. All'inizio, tutti pensavano che stesse scherzando. Sei seria? Chiese suo figlio Davide, quasi facendo cadere la tazza di caffè. Mamma, non hai 20 anni. Non devo avere 20 anni per avere un sogno. Rispose Maria con calma, ma non è una passeggiata. È pericoloso, disse Elisa, la moglie di Davide. Non sali nemmeno le scale senza aiuto. È perché mi fa male il ginocchio, non perché non posso farlo, disse Maria con un sorriso. I nipoti erano in silenzio, ma Matteo parlò. Forse questo è il momento giusto per realizzare il suo sogno. Davide lo guardò con occhi grandi. Può farsi male e tu dici che è il momento giusto? Maria si alzò, mise le mani sul tavolo e guardò tutti. Ho vissuto una lunga vita. Ho amato, pianto, riso. Ma non ho mai fatto questa cosa. Ora sento che il tempo passa veloce. Voglio provare. Non potete capirmi. La stanza era silenziosa. Lena prese la mano della nonna. Abbiamo solo paura per te, sussurrò. Ma penso che meriti questo salto. Maria sorrise. Sentì che, anche con paura, loro cominceranno a sostenerla. Qualche giorno dopo, nonna Maria andò al club di volo. La incontrò un istruttore, un uomo alto con occhi gentili. Si chiamava Tommaso. Benvenuta, disse. Sei sicura di essere nel posto giusto? Assolutamente sì, rispose Maria con un sorriso. Voglio fare paracadutismo. Tommaso alzò le sopracciglia, poi sorrise. Perfetto. Abbiamo un programma per principianti. Si salta con un istruttore. È molto sicuro. Maria annuì.
Cercava di sembrare calma, ma dentro era nervosa. Mentre firmava i documenti, vide che le mani le tremavano un po'. Sei nervosa? Chiese Tommaso gentilmente. A dire la verità? Sì, disse Maria. Ma voglio farlo. È normale. Molte persone hanno paura. La cosa più importante è la fiducia. Noi saremo con te. Le diedero un casco, una tuta e le mostrarono l'aereo. Questo aereo ci porterà in alto, disse Tommaso. E poi? Giù, chiese Maria con un sorriso. E poi? Ti sentirai libera, rispose lui. Scelsero il giorno del salto, tra 5 giorni. Maria uscì con le gambe un po' deboli, ma dentro sentiva qualcosa di forte, paura ed emozione insieme. Non poteva credere che fosse vero. Un giorno prima del salto, Maria tornò al club di volo. Questa volta c'erano una lezione breve e un allenamento a terra. Tommaso la accolse con un sorriso. Pronta per diventare un uccello? Se l'uccello ha un po' di paura, allora sì, rispose Maria ridendo. Entrarono nell'hangar. Un piccolo gruppo di principianti era già lì. Tommaso spiegò cosa fare durante il salto, come muovere il corpo, come ascoltare l'istruttore e come restare calma. Maria ascoltava con attenzione. Ripeteva i movimenti per ricordarli. Aveva molte domande, ma non parlava. E se dimentico tutto in aria? Sussurrò a Tommaso. Non preoccuparti, disse lui. Sarai attaccata a me. Faccio tutto io. Tu pensa a divertirti. Dopo la lezione, Maria provò il paracadute. Era pesante, ma sicuro. Tommaso l'aiutò e sistemò le cinture. Ora sei una vera paracadutista, disse lui. Maria si guardò allo specchio. Con il casco, la tuta e il paracadute, sembrava coraggiosa. Quando finì l'allenamento, aveva meno paura. Sì, era ancora nervosa, ma non come prima. I suoi nipoti la aspettavano fuori. Lena corse da lei. Allora, vuoi ancora saltare? Maria annui, ora. Più di prima. Era la sera prima del salto. La casa era silenziosa. I nipoti dormivano e la luce in cucina era ancora accesa. La nonna Maria era seduta vicino alla finestra, con una tazza di tè caldo. Fuori il vento era leggero. Le foglie facevano un piccolo rumore. Tutto sembrava calmo. Maria guardava il cielo e pensava. Sentiva felicità e paura insieme. E se il paracadute non si apre? Sussurrò. E se il mio cuore non regge? Posò la tazza e si alzò. Andò allo specchio. Il suo viso aveva rughe di molti anni. I suoi occhi erano preoccupati, ma anche forti. Maria si sedette di nuovo e prese una vecchia foto. Era lei da giovane, con suo marito. Lui la abbracciava e ridevano insieme. Era prima del loro primo viaggio in montagna. Adesso rideresti di me, disse alla foto con un sorriso. Ma forse saresti fiero. Il tempo passava, ma non riusciva a dormire. Pensava ai figli, ai nipoti, alla sua vita. Aveva vissuto tante cose. E ora? Qualcosa di nuovo? Qualcosa che aveva sempre sognato. Prima di andare a letto,
Maria andò da Lena, che dormiva sul divano. La coprì con una coperta, la baciò sulla fronte e sussurrò: "Grazie per credere in me." If you're enjoying this content and want to take your Italian to the next level, check out our bilingual books for language learners. They're designed to make learning Italian simple and enjoyable. You can find the link in the description below. Arrivò il giorno del salto. La mattina era soleggiata. Il cielo era chiaro. Maria arrivò al club di volo con abiti sportivi, una treccia nei capelli e le mani un po' tremanti. I suoi nipoti vennero con lei. Lena le teneva la mano. Matteo registrava tutto con la videocamera. Giul faceva battute per farla sorridere. "Sei sicura di volerlo fare?" chiese Elisa, che era venuta per salutarla. "Non è troppo tardi per fermarti?" "Troppo tardi è quando non puoi alzarti dal letto", disse Maria con voce ferma. "Ora posso, quindi voglio volare." L'istruttore Tommaso la accolse all'hangar. La aiutò a mettere l'equipaggiamento. Controllò i cinturoni, il casco e le chiusure. Maria annuiva, ma nella testa aveva solo rumore. "Andrà tutto bene", disse Tommaso guardandola negli occhi. "Ce la farai." Dentro l'aereo c'erano altre persone. Alcuni ridevano, altri erano in silenzio. L'aereo partì e il motore fece rumore. Iniziarono a salire. Maria guardava fuori dal finestrino. La terra era lontana. Il cuore batteva forte. A 3000 metri la porta si aprì. In quel momento Maria si bloccò. "Non posso." "Mi dispiace, non posso", sussurrò. Tommaso le mise una mano sulla spalla con dolcezza. "Guardami. Sei già qui e sei più forte di quanto pensi." Maria annui piano, ma dentro tremava ancora. Maria era alla porta aperta dell'aereo. L'aria fredda toccava il suo viso. Il rumore del motore era forte. Anche nella sua testa c'era confusione. Il cuore batteva così forte che sembrava che tutti lo sentissero. "Non posso", sussurrò di nuovo. "È una follia." Tommaso era dietro di lei, già legato. Non la spinse. Parlò con voce calma. "Fai un passo. Solo uno. Io sono con te." Maria guardò in basso. La terra era lontana, come su una mappa. Tutto dentro di lei diceva fermati, ma una voce più profonda diceva: "Lo hai sempre voluto." Maria chiuse gli occhi. Vide i volti dei suoi nipoti, di suo marito, dei suoi figli. Tante volte aveva messo i suoi sogni da parte per gli altri. "Ora scelgo me", disse piano, e fece un passo in avanti. Il suo corpo cadde veloce. L'aria colpì il petto. Per un momento non c'era niente, nessun suono, nessuna paura, nessun pensiero. Solo la caduta, solo il cielo. Tommaso la teneva forte. Poi capì, non aveva più paura. Urlò, ma di gioia, non di paura. Non era spavento, era libertà. Maria rideva. Le lacrime scendevano sul viso. Non si era mai sentita così viva. La terra era più vicina, ma quel momento nel cielo sembrava infinito. Dopo alcuni secondi di caduta, Maria sentì un forte strappo, il paracadute si aprì. Tutto divenne lento. Il vento non colpiva più il suo viso.
Era dolce come un abbraccio. Intorno a lei tutto era silenzioso, quasi come in un sogno. Davanti a lei c'era il cielo grande. Sotto, campi verdi, piccole case e strade sottili. Tutto sembrava piccolo e lontano, come in un gioco. Stai bene? Chiese Tommaso da dietro. Sì, rispose Maria. È incredibile. Guardava intorno con occhi pieni di luce. Dentro di sé sentiva qualcosa di nuovo. Libertà, leggerezza, forza. Sto volando, sussurrò. Sto davvero volando. Tommaso indicò da una parte. Le nuvole passavano lentamente, come isole bianche nel cielo blu. Maria allungò la mano non per toccarle, solo per sentirle vicine. Grazie per non avermi lasciato rinunciare, disse. L'hai fatto da sola, rispose Tommaso. Io volavo con te. Maria sorrise. Il vento muoveva i suoi capelli grigi. Il suo cuore era calmo. Quel momento non era spaventoso. Era vero. Non pensava all'età, alla paura o ai sé. In quel momento era solo se stessa, volando, libera e felice. Il paracadute scendeva piano. Maria sentiva il suo corpo sempre più vicino alla terra. L'aria era ancora gentile e il cuore era calmo. Stiamo per atterrare, disse Tommaso. Porta le ginocchia al petto e ascolta me. Va bene, rispose Maria. La sua voce era sicura, la terra era vicina. Vedeva volti conosciuti. I suoi nipoti erano lì, con le braccia in alto, come per prenderla. Eccoli, sorrise Maria. La mia squadra. Pochi secondi e i piedi toccarono terra. Un piccolo colpo, un atterraggio morbido e basta. Era in piedi. No, era atterrata. Bravissima, disse Tommaso, aiutandola con le cinture. Molto tranquilla, perfetta. I nipoti corsero da lei, ridendo e battendo le mani. Lena la abbracciò per prima. Ce l'hai fatta. Davvero? E sono ancora viva, disse Maria con un occhiolino. Giù le diede una bottiglia d'acqua. Nonna, sei un'eroina. Urlavamo da terra. Ci hai sentiti? No, sorrise. Ho sentito solo il vento e me stessa. Matteo aveva registrato tutto. Le fece vedere il video, come era atterrata, come sorrideva nel cielo. Maria guardò lo schermo, poi alzò lo sguardo al cielo. Ero là, davvero là. Sorrise di nuovo, calma, fiera, come chi ha vinto non solo la paura, ma anche se stessa. Passarono alcuni giorni. La vita tornò normale. Tè al mattino, passeggiate con i nipoti, chiacchiere in veranda. Ma dentro Maria si sentiva diversa, si sentiva più leggera. Non più giovane, ma come se un peso fosse sparito. Paura? Dubbi? Tristezza per i sogni non realizzati? Tutto era rimasto nel cielo. Sulla veranda, vicino ai fiori, ora c'era una foto in una cornice, il momento in cui volava, con le braccia aperte e un grande sorriso. Ogni volta che la guardo, non credo sia io, disse a una vicina. Ma lo è. In quel momento ero viva davvero.
I nipoti la abbracciavano più spesso. Non per paura, ma perché la ammiravano davvero. Nonna, sei cambiata, disse Giulu un giorno. Ma in meglio. Ho solo ricordato che posso ancora sognare, rispose lei. Ora Maria diceva più spesso sì. Si iscrisse a un corso di pittura. Iniziò a nuotare e studiava italiano con Lena. Il salto non era una fine, era un inizio, disse una sera a cena. Tutti sorrisero. Davide le versò un po' di tè. Elisa fece l'occhiolino e Matteo filmava ancora. In quel momento a tavola, con la famiglia e il cuore pieno di gratitudine, Maria capì. Si può vivere davvero a ogni età, basta fare il primo passo. If you find this helpful, please like and subscribe, it really helps the channel grow.